minuti. Questa è proprio la base dell'attitudine, del suo comportamento, della nostra fede, della nostra pratica. Il concetto si chiama Kyuji, vuol dire servire il Buddha. Okay? I like to talk about the most basic concept about our attitude, our behavior, comportement, and our faith and our practice in Buddhism. This concept is called Kyuji, which means to serve the Buddha. Okay? Normally, when we think about serve, we think about like a servant in the house, or we think about a waiter who bring us the food in the restaurant, or other people who help us. Okay? But in faith, for us to serve the Buddha is the principle, the most basic attitude of our faith. If we don't have this spirit, we are not practicing correctly Buddhism. Okay? Normalmente quando pensiamo della parola servire, pensiamo per esempio a una persona che ci aiuta, magari nella casa, a pulire, eccetera, oppure un cameriere che ci porta, ci serve a tavola. Questo invece nel buddismo, questo è proprio un concetto proprio di base, di servire il Buddha. Senza questo spirito, nella nostra fede pratica, non stiamo praticando correttamente. Tutto comincia con questo. Everything begins with Kyuji. E tutto finisce con Kyuji. And everything also finishes with Kyuji. So Kyuji is the spirit we must have from beginning to the end. Always in our practice. Very, very, very important. Okay? Lo spirito di Kyuji è una cosa che dobbiamo avere sin dall'inizio fino alla fine. Cioè di mantenere questo spirito sempre nella nostra fede e pratica. Kyuji, servire. E allora, per servire il Buddha ci sono ovviamente tanti modi e di questo parleremo tra poco. To serve the Buddha, there are many ways we can do this, and we will talk about it now in a few minutes. But I would like, before that, to explain to you the importance in our faith, why Kyuji is important. E prima di questo però vorrei parlare dell'importanza di Kyuji in nostra fede. Poi dopo i vari tipi di Kyuji poi parleremo. If we are serving the Buddha, we have direct contact, pure contact with Buddha. Okay? Like when you have a relationship with a person, if you know the person on the internet you never met, it's not exactly direct. Okay? But if you come to see the person, you talk every day, you do things together, you have direct contact with the Buddha, with the person. It is the same with our Buddhist practice. The pure direct contact is the way to have direct contact with Buddha. Okay? And in this, we call, in Buddhism, called Jun-en. Pure contact, pure relationship. Okay? Or a direct relationship. Okay? Questo nel buddismo si chiama Jun-en, che significa, diciamo, una relazione pura, oppure una relazione diretta, si potrebbe anche dire, con il Buddha. A volte viene chiamato anche Jun, che significa l'ordine di relazione del Buddha, cioè da una cosa molto più casuale fino a una cosa più formale e diretta. E
Okay? So sometimes it is also called with this character Jun. Both says Jun. And it means the order of our relationship with the Buddha. It can be from a casual, just knowing about the Buddha, until, or going to becoming more direct and more personal. Okay, the order, the sequence, like sequenza, and how we can make a direct contact with the Buddha. If we are practicing Buddhism, we are studying Buddhism, and serving the Buddha, then we have Jun-en. Jun-en. Ok? Se stiamo servendo il Buddha, praticando il Buddhismo, studiando il Buddhismo, allora vuol dire che noi abbiamo questa relazione pura, diretta con il Buddha. Jun-en. Siamo molto fortunati se possiamo avere questo Jun-en. Perché? Perché con questo Jun-en, con questa relazione profonda con il Buddha, anche noi possiamo rapidamente realizzare l'illuminazione. So, e essere anche liberato da tutte le sofferenze della vita, le conseguenze. So it's important, if we have this Jun-en, why is it important? It's because of this pure direct contact with the Buddha, we can become Buddha ourselves very quickly. If you think about it, okay, here is Buddha, and here is circle, okay, and here is another circle, okay. Where is this? This is Buddha here. And these are all the distance of the people. The farther you are away from Buddha, it is more difficult to hear his words and get to know him and become close to him. No? But if you are here, right next to him, you can hear many things, receive many teachings, and really grow. For example, if you go to school, if you want to study something, you just study by picking up some books and reading on internet. Okay, it is okay. But if you actually go to the school and teacher is teaching you directly, you learn much more. You can ask questions and interact and really have profound study and really learn something. So the relationship very close to the teacher is very important. Same in Buddhism. To have close relationship with Buddha is very important. Okay? E allora è come per esempio, queste sono le distanze delle persone dal Buddha. Okay? Magari così si vede persone che sono molto più lontane. Sarà come per esempio se noi vogliamo studiare una cosa, utilizziamo magari, leggiamo qualche libro, studiamo sull'internet, possiamo avere tante informazioni, molto meglio di niente. Però se andiamo all'università o alla scuola e studiamo direttamente con un professore, possiamo studiare in maniera molto più profonda, possiamo fare delle domande e approfondire davvero tanto di più i nostri studi. La stessa cosa qui anche con il Buddha. Avendo un contatto diretto con il Buddha, possiamo davvero approfondire il nostro conoscimento del buddismo, di tutti gli insegnamenti del Buddha. Va bene? E allora servire il Buddha, Kyuji, ci aiuta per stare davvero vicino sempre col Buddha, di avere questa relazione molto profonda. So this serve the Buddha, or Kyuji, helps us to have this very close contact with the Buddha. Okay, so we're not out here or over here, we are here. Non siamo qui o là, ma proprio qui vicino al Buddha. Okay? Ogni giorno incontriamo il Buddha, serviamo il Buddha, discutiamo col Buddha, parliamo col Buddha. Questo è lo spirito del servire Kyuji. So every day we talk to the Buddha,
we serve the Buddha, we recite the sutra, we study together. It's like we are living together with the Buddha. So there are many ways to do this, and as I said before, we will talk about it after. Ci sono tantissimi modi come servire il Buddha, e di questo parleremo fra poco. Poi ci sono le persone, magari non fanno parte di questo circolo, ma sono qui, non hanno niente da fare con il Buddha, sono distanti. There are people who maybe do not know the Buddha. They are distant. Okay? They don't know the Buddha yet, so maybe we put them over here, this person. Or maybe there is person who, because of the teaching that they have learned from their teachers, from different religion or philosophy or mentality of their society, or for whatever reason, maybe they encountered Buddhism but they didn't like it, so they go here like this and then go back. Okay? There are people like this also. Okay? Ci sono anche delle persone, per esempio, magari perché la loro religione non permette che si può imparare il buddismo, o sentire le parole del buddismo, oppure la società o la sua mentalità proprio personale non vuole nessun tipo di religione. Ci sono tantissime ragioni perché una persona magari non crede nel Buddha. Oppure ci sarà una persona, e questa persona è distante ovviamente, perché non è vicino al Buddha. Oppure ci sono delle persone che vengono e per una ragione o l'altra decidono che non vogliono ascoltare e vanno indietro, they go back, they don't want to be close to Buddha, they go back. And this one we call gyaku-en. Gyaku means reverse. Reverse o contrario, rovesce, andare indietro. Vedi che è venuto qui per andare indietro. Reverse, or to go back, to return, go back behind. They came and they go back. Tourner le dos. Mm-hmm. Yes. Turn the back. Yes, and go the other direction, opposite direction. And this is called gyaku. It means go back the other way. Okay. This person who didn't make the contact doesn't have relationship with Buddha at this moment. Okay? But the one who came and then returned, this is called gyaku. So, in this type journey, the people have faith in Buddhism. They come to temple, they practice at home, they study many things. This is a journey. Okay? Sono le persone che vengono al tempio, che praticano a casa, studiano il buddismo, hanno fede, praticano il Buddismo. Queste sono le persone giovani. Invece queste persone qui se ne fregano. Anzi, di solito è il contrario. Sono che contro il buddismo. Ci sono delle persone, per esempio, mi ha parlato anche prima di una persona che dice io non voglio vedere queste persone. Questo è una forma di gyaku-en. Gyaku-en. Però la cosa molto interessante di questo gyaku-en è questa parola qua, che è en. Che vuol dire? Relazione. There was very interesting between these two concepts. Each concept has the word en, which means relationship. Che hanno comunque una relazione col Buddha. Sì, esatto. Che sia anche contraria, però hanno comunque una relazione. Esatto. So, this means that even though the person has reverse or contrary relationship, still it is relationship with Buddha. Una relazione sempre And esiste. his relationship with Buddha. Yes. Okay, so
even though they are contrary or reverse, still there is a relation. They came in contact with Buddha. So this means, because they have relationship with Buddha, even this person will become in future Buddha. Okay? E questo significa, perché hanno la relazione con il Buddha, vuol dire che in futuro questa persona indubbiamente, assolutamente, diventerà un Buddha, perché la relazione col Buddha ce l'ha. Anche se negativa o contraria, ce l'ha la relazione col Buddha, una connessione profonda. Questo è un concetto anche del Sutra del Loto. Infatti quando noi leggiamo questo qua. Okay. Poi c'è una frase che c'è scritto Moshi wa Shin, Moshi wa Ho. Moshi wa Shin, Moshi wa Ho. Okay. Moshi wa Shin, Moshi means if. If someone has. Moshi wa vuol dire se, sì. C'è, ci fosse. Se c'è Shin, Shin significa fede. Moshi wa Ho, anche se c'è, o se c'è, per esempio, di essere al contrario del buddismo, anche di parlare male del buddismo, calunniare. E questa parola significa calunniare, proprio il proprio contrario di voler bene e di aver fede e di calunniare, bestemmiare il buddismo, proprio la cosa, al contrario in assoluto. E poi ovviamente tutti in mezzo. So, ho means to speak bad about something. Not only bad, but maybe curse. The exact opposite of shin. Shin means to believe, it's a very good feeling, trying to get close to someone. Ho, in which instead is very negative. Ho is H-O? H-O, yes. And in this case, it's not same word as ho of myo. Yes. It's different Chinese character. Okay, this ho means to be completely against, to slander, to speak bad, even to hate. All of this, the exact opposite of what is shin. Okay, so it doesn't matter if you're on this side, or somewhere in the middle. This is the spirit of Lotus Sutra and the spirit of the Buddha. His great compassion and love for all the people. He wants everyone to be enlightened. He wants everyone to be free from suffering. Okay? So that is why he taught this. Il Buddha vuole che tutte le persone sono liberate da ogni tipo di sofferenza e che ogni essere diventa un Buddha. Questo è la grande compassione e il grande amore che il Buddha tiene per tutti gli esseri. Per questa ragione il Buddha ha insegnato questo insegnamento di Junen e di Akuen. Tutte le persone possono diventare il Buddha, grazie alla profonda relazione che ce l'hanno, sia positiva che negativa. So all people can become a Buddha because of the profound relationship with the Buddha, whether it is positive or whether it is negative. It's a very revolutionary idea. In some religions, they say, you believe, you go to heaven. You don't believe, you go to hell. Finish. Normalmente tante religioni dicono, se credi, vai in paradiso. Se non credi, vai in inferno. Così mi lavo le mani, finito tutto. E basta così. Invece il buddismo è molto diverso. Vuole bene a tutti. E questo è lo spirito che dobbiamo avere anche noi. And this is the spirit of Buddhism, and also the spirit that we must have
as basis of our practice and faith. Okay? So, Here's a question. Si una persona de un territorio remotamente primitivo de otra parte de otro continente, en su territorio no existe el budismo, no hay contacto con el budismo, ¿qué clase de relación puede tener con el Buda? Cuando no es consciente ni siquiera de la existencia del Buda. in questo caso molto spesso il Buddha manda anche persone che insegnano altre cose che fanno i passi per far avvicinare le persone al buddismo col tempo, magari anche con i secoli. Aun cuando esa persona pueda que Otros enseñamientos, desaparezca del otras plano. Okay. enseñanzas, però che se fanno avvicinare la persona, magari con los siglos, al budismo. Okay. La sociedad, totalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos en Europa el cristianismo, Exacto. que es cerca al budismo, por muchísimas cosas, que nos han preparado para aceptar también el budismo. Y por eso tenemos mucha gratitud verso el cristianismo, porque gracias al espíritu del cristianismo podemos practicar el budismo y ser en futuro un Buddha. Did you understand? I think it's Fukyo attitude. Yes, also. Yes. So, yes, we talked about, he asked this about people who live in distant countries, who have no way to know about the Buddhism. So I think the Buddha will send many people over centuries to teach different things. So that little by little the people will become closer to Buddhism. Maybe not directly, but little by little. And for example, in our case in Europe, we have Christianity, which for many things is similar to Buddhism. Not all, but very similar. And because of this, we are able probably to practice Buddhism in Europe now. Because it is already part of our heart. Very similar, very close. Yes, even for the people who don't like Christian, Yes? Yes. because it's a mentality. All people. So anyway, this is coming here. So we make now that if we have, no matter what relationship we have, we make causes, and we get effect. And these causes are maybe for people with this one, they oppose, they are against Buddhism, but still they are creating a very deep cause to someday have very deep relationship with Buddha, because the relationship is there. In our case, Kyuji is very deep relationship. We make profound causes, and because of that we will have profound effect and become closer and closer to Buddha and attain enlightenment. Okay. Allora, nel nostro caso abbiamo la relazione pura, diretta con il Buddha, e allora tutte le cause che noi facciamo sono profonde e ci portano sempre molto più vicino al Buddha, e così noi possiamo diventare rapidamente dei Buddha anche noi. Ok, come si può fare per servire il Buddha? Che cos'è? Possiamo vedere adesso alcuni esempi. C'est Inga, l'effet. Inga, causa e effetto. L'effet. Ok? Inga, this one, Inga. Okay? Quickly, what is Inga? You have cause, Effect. Effect. No, Effect. No. Cause I effect. Environment,
and then comes effect. Of course, this inga means cause to effect. But how does it work? Cause, environment, then effect. So, Juen, we make good causes, we're in the environment, we are practicing Buddhism together with Buddha. The effect, Buddhahood. Because the environment is in Buddhist environment. We are living in the environment of Buddha. Okay? Nel caso del Jumen, la causa, poi dopo c'è l'ambiente. Quando c'è l'ambiente giusto, gli effetti vengono fuori. Giusto? Per esempio, we have a pine seed. Seme di pino. Semilla di pino. Sì, lo so. Okay? Pine seed. And we have lotus seed. Okay? If I put a lotus seed in the garden, in the ground, give water, lots of sun, no plant. Se metto il seme del loto, qui in giardino, nella terra, do tanto acqua e tanto sole, non occorre niente, perché l'ambiente giusto per questa causa non c'è. Invece se lo metto in acqua, germoglia e diventa una pianta. Okay? So the lotus seed, if I put in the water, it will germinate and become a plant. If I take the pine seed and put in the water like lotus seed, nothing. Se metto il seme del pino dentro l'acqua come il seme del loto, non occorre niente. Non c'è nessuna pianta. Però se metto il seme del pino dentro la terra, si germoglia. Perciò ogni causa ha bisogno del suo ambiente giusto in maniera che esca fuori l'effetto. So every cause needs its own environment in order so that the effect can come out. Okay? In our case, Jön, world of Buddha, is here, and became also Buddha. Yeah. We become Buddha, we become enlightened. Okay? Dice questo. Es decir, el ambiente siempre va a condicionar la causa. No, no, no. Ogni causa tiene a la necesidad del ambiente justo por esta causa Ok. para dar efecto. Vale, ahora sí lo entiendo. Ok. Si no, no tiene el nacimiento del efecto. Claro. Como por ejemplo en este caso de las semillas de pino o del loto. Ajá. Vale, vale. Okay? So, with the Junen, con Junen, let's talk about what are the causes we make. Servire Buddha, no? We talk about different types of serving Buddha now. What we can do? Domanda. Le varie cause di servire il Buddha che ci possono portare verso l'università. Quali potrebbero essere? Domanda, io a voi. I ask you to tell me. What do you think? What we can do here? Proceed to practice. Practice, ok? Fare la pratica. Okay. La compasión. Compassione. Ok?
Respect of life. rispetto della vita, No judgment. Not no judgment, non giudicare le persone. Ok. Questo in termini buddismo vuol dire essere neutro tra tutte le Avoir cose. une attitude correcte avec les gens. Avec Avec les gens. Les le gens. Ah, she said oui, correct, oui, 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 correct oui, attitude. okay, I understood. Towards the people. Every people. Okay. Yes. This all is very important. Also, studiare, giusto? Giusto? Questo qui sarà, per esempio, il modo di vivere, Sì. comportamento, comportement, Sì. Éthique. comportamento, ethique. Éthique. Ethique. Okay. This is all okay. But I want to take one step before. Questo va tutto bene, però voglio fare un passo prima di questo. L'inizio di ogni giorno di noi. Il nostro addestramento è fede. Gratitude. Sì, è tutto incluso. Ok, attitude. Ok. Vabbè, rendere felici gli altri. Sì, sì. Mettiamo tutto insieme. Va bene. Però voglio fare un passo ancora indietro. Diciamo la base, l'energia, il cuore che ci permette di arrivare a fare anche queste cose. Okay? Quello che voglio fare. E questo è servire il Buddha, lo spirito della nostra fede e pratica. Okay? So what gives us the power, the energy to arrive to do all of these things? First comes from our daily faith and practice and our spirit, sincere spirit, to servire il Buddha, to serve the Buddha. So, what gives us energy is to Serve the Buddha. And we do this, okay? We offer, for example, every morning we go to the altar, we clean a little bit, we put fresh water, we put flowers, we put fruits. We sit down in front of the altar and we offer candle incense. Then we offer the sacred word of Buddha's enlightenment. In other words, we chant Lotus Sutra and Odaimuk. Prima magari puliamo la zona dell'altare, mettiamo a posto, offriamo dell'acqua, offriamo fiori, frutta, poi accendiamo le luci, offriamo luce al Buddha, offriamo incenso al Buddha. Poi dopo ci sediamo davanti all'altare e cominciamo a offrire le parole sacre di illuminazione del Buddha, cioè di recitare il sutra e lo Dharmuk. Queste sono, diciamo, le prime cose, di servire il Buddha. Senza questo tutto il resto non viene, è vuoto. Perché tutto sta, per quanto riguarda una pratica del buddismo, comportarsi bene da essere umano serve sempre, però a livello di diventare, per diventare davvero Buddha, devi cominciare con questo qua. Okay? Always to treat others well, whether you practice Buddhism or not, is important. But in order for us to become Buddha, the most important beginning is this. This is starting point. And everything else
becomes more profound for our life. Okay? So every day we must approach our faith with spirit of I want to serve the Buddha. Dobbiamo ogni giorno affrontare la nostra fede pratica con lo spirito e il desiderio vorrei servire il Buddha. Questo è proprio lo spirito di base di un buddista. Vorrei servire il Buddha. E il Buddha, i suoi insegnamenti, sono manifestati in 3 parti. Prima è il Buddha. I suoi insegnamenti. Poi 3. I suoi discepoli che portano avanti, insegnano e promuovono 1 più 2, questi 2. Okay? Questi sono i 3 tesori del buddismo, il Buddha, Dharma, Sangha. Okay? Questi sono i 3 tesori del Buddha, il tesoro del Buddha, il tesoro del Dharma e il tesoro del Sangha. So, the Buddha is made up of 3 parts today. First is the Buddha. Second is his teachings. It's all one, it's 2 separate but one. Because the Buddha's teachings, he is teaching you from his enlightenment, from his life. It's not something separate. Okay? L'insegnamento del Buddha viene dalla sua vita, dalla sua illuminazione, perciò sono 2 cose separate ma allo stesso momento sono lo stesso. La stessa cosa. Okay? And then the last one is the disciples of the Buddha who teach, who bring forward, always teach and promote the Buddha and his teachings. Okay? This means the 3 treasures of Buddhism, of Buddha, Dharma and Sangha. Pas compris 3. C'est la Sangha, c'est les disciples qui enseignent et propagent. Okay. So, Oh, it's okay. No, così spieghi quello che non capisci. no, più o meno capisci. Ogni tanto magari salta qualcosa, però più o meno capisci. Ok, so this is the basis to serve the 3 treasures. Of Buddhism. This is what brings us close to Buddha's enlightenment. Okay? So we chant Namo Myoho Renge Kyo, we study Lotus Sutra, we chant to the Mandala Gohonzon, which represent the Buddha, eternal Buddha, and follow Nichiren Shonin's teachings. We follow Nichiren Shonin. All of this is what brings us closest to the Buddha and his enlightenment. Perciò noi seguiamo il Buddha, Shakyamuni eterno, Sutta del Loto, lo Dhammoko, e Nichiren Shonin e i suoi insegnamenti.
Tutto questo ci porta sempre più vicino all'illuminazione. Perciò, come ci porta all'illuminazione, dovremmo essere molto grati. Gratitudine. E da questa gratitudine serviamo i tre tesori. Okay. From this gratitude that we must have towards the three treasures, because out of the three treasures we can become Buddha and become happy in life. So we should feel gratitude. And based on this gratitude, we serve the Buddha, Dharma, Sangha. When I do blessing for you, I'm always blessing, I always saying words inside to me, before and after ceremony, and while I'm touching you with Lotus Sutra, that your life will become purified, all the poisons and the difficulties in your life will go away, and you will become happy and healthy and realize all of your dreams. I also pray that you will become a great bodhisattva, have strong faith, and work hard to achieve Nichiren Shonin's great desire of a Kosen-Yofu. So that is what I'm always praying for, every day. Every morning, Reverend, after we finish a Gongyo, and every evening, after we finish a Gongyo, Reverend Oshima, he goes down and does Gongyo one more time. Every single day to pray for all of you and to support our temple. E ogni giorno, da quando è venuto Reverend Oshima, dopo ogni Gongyo di mattina e di sera, il Reverendo continua a recitare tanto, tanto, tanto per ognuno di voi. L'ho visto, lo fa ogni giorno. E forse avete sentito che oggi avevo fatto una preghiera a voce. Questo lo faccio sempre. Ok. I always say this prayer every day in front of Nichiren Shonin and the Buddha. Actually, I've been saying all my life, but I say always every day this prayer. Questa è una preghiera che io sto facendo, che faccio ogni giorno. E oggi, con questa cerimonia speciale, vorrei insegnare questa preghiera anche a voi. È una preghiera che io sto facendo da quando sono molto, molto giovane. Tutta la vita sto facendo questa preghiera ogni giorno. Namo Geshe Sampo Goho Honsha Toku Kuyo Honsha Toku Kuyo Shuso, essere così. Shuso Namo Nichiren Daishonin no Daigan Tenshi Kai Kai Kimyo Oma Oma Nenko Senrufu no Tame Namo Myoho Renge Kyo. This is what I pray for every day. Devotion to the three treasures who plan to see the Buddhahood in all of us, to recognize and have profound gratitude, and to repay our gratitude to them, and to make offerings and to serve. I will repeat again. After I will give you, tomorrow I will give you Yes. Okay. with translation. Okay. And also, I pray Namo Nichiren Daishonin, my devotion to Nichiren Daishonin, founder of our school, for his great dream and aspiration of Itenshikai Kaiki Myoho Mappo Mannen Kosaido. That all of the living beings under the sky and in the four seas will all return to Myoho Renge Kyo and become enlightened beings throughout the 10,000 years of Mappo, and that this Dharma will be widely proclaimed and propagated throughout the world. For this I chant Namo Myoho Renge Kyo. Ok? Ora lo dico in italiano. Questo Namo significa che offro la mia vita, faccio devozione ai tre tesori che ci portano il seme, ci fa sviluppare questo seme
della buddhità, offro la mia conoscenza del profondo debito di gratitudine che ho nei suoi confronti e farò il tutto per ringraziarli e riparare questo grande debito, facendo offerte e servendo i tre tesori. Poi, con molta devozione Nichiren Daishonin, il fondatore della nostra scuola, prego per il suo grande desiderio e aspirazione che tutti gli esseri sotto il cielo e nei quattro mari, cioè tutta la terra, che tutti possano tornare al loro stato originale illuminato di Myoho Renge Kyo, e che per i 10.000 anni di Mappo e tutta l'eternità, che questo meraviglioso Dharma possa essere dichiarato largamente e propagato in tutti gli angoli di questa terra. E per questo recito Namu Myoho Renge Kyo. Questa è la preghiera che faccio ogni giorno. Come I'll monaco. read tomorrow. I will write it all down and give to you. And I would like to ask you also to say this prayer, because it is based on Kyuji. It's come from spirit of Kyuji. That each and every one of us work hard to serve the Buddha, do the Buddha's work, live like good Buddhists, and also propagate the Buddhism in all of our countries. Okay? So Nichiren Daishonin and Buddha will be very happy. They see everything become like Buddha's land. Because every day we work to try to make it come closer and closer. And teach other people also to do the same, not only us. Okay? Perciò questa preghiera è importante, è tutto basato su servire il Buddha. Questo è lo spirito dietro queste parole. Perciò questo servire il Buddha è anche lavorare ogni giorno, per propagare il Buddha, non soltanto comportarci da un buon buddista, ma anche propagare il buddismo. Insegnare anche a altre persone di questo spirito, in maniera che tutti insieme noi possiamo sviluppare e diventare questa terra un terreno, la terra del Buddha. Cioè che la terra stessa può essere illuminata. In other words, so the whole earth can become a Buddha. The earth itself will be enlightened. That is called Buddha's land. Buddha. Okay? So with that, I like to finish presentation. This is the spirit of this weekend. To learn this spirit and bring back to our countries and to every part of Italy and to show all the people this pure faith and encourage them also to embrace the same pure faith and practice, and for them also to become disciple of Buddha. Okay? Perciò il tema di questo weekend per le due cerimonie è di davvero capire fino in fondo lo spirito di Kyuji, di fare il tutto per noi, per diventare un vero discepolo del Buddha, ma non solo, di propagare il Buddha